CRISPR, Cas9, editing, OGM. Conoscete queste sigle? Ciao a tutti! Beh, chi non ha sentito parlare degli OGM negli ultimi 10, ma anche 20 anni? È probabile però che molti di voi non conoscono queste nuove sigle e queste nuove parole, come CRISPR, scritto CRISPR, o editing. Eppure stanno già rivoluzionando la ricerca scientifica in biologia e in medicina adesso. Queste nuove tecnologie per modificare il genoma di un organismo vivente sono state inventate pochissimi anni fa. La maggior parte del lavoro è stato fatto da due donne, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier. Tenetevi a mente questi nomi perché sicuramente vinceranno il premio Nobel, se non l'anno prossimo, negli anni a venire. Queste nuove biotecnologie che loro hanno contribuito a sviluppare ormai si sono diffuse nel giro veramente di pochissimi anni a macchia d'olio e sono potenzialmente potentissime, ma anche potenzialmente causa di moltissime discussioni nella società. Cosa di cui ancora non si sta parlando, siamo ancora fermi, non solo in Italia ma in tantissimi altri paesi del mondo, alle discussioni sugli OGM vegetali. In realtà nel mondo della ricerca scientifica si è molto oltre. Brevemente quindi, senza entrare assolutamente nel dettaglio tecnico, che in questo momento è irrilevante. Se io voglio fare un OGM, io prelevo con alcuni tipi di biotecnologie un gene da qualche specie, che può essere più o meno distante dalla specie che voglio modificare, può essere anche la specie stessa, ma dal punto di vista della legislazione non cambia nulla, e lo inserisco dentro nel genoma. Questo è quello che si fa normalmente ormai da 20 anni o più. Questo trasferimento lascia alcune tracce e sono queste tracce che nella specie che io ho modificato possono permettere l'identificazione e correttamente la segnalazione, per esempio in etichetta, che si sta utilizzando un OGM. Voi sapete che gli OGM sono strettamente regolamentati praticamente in tutto il mondo. In alcuni paesi si possono coltivare e consumare, in altri paesi, come per esempio in Italia, si possono solo importare e utilizzare ma non si possono coltivare, ma comunque ovunque nel mondo sono regolamentati. Questa nuova biotecnologia invece, che è stata scoperta, o meglio adattata da qualcosa che esisteva già in natura perché è utilizzata in alcuni batteri per difendersi dall'attacco di virus, questa tecnologia si chiama editing perché esattamente come un word processor permette non di fare un copia e incolla da qualche altra parte, da qualche altro genoma, ma permette di andare direttamente sul gene che io voglio modificare e editarlo, cancellarlo o cambiarlo a nostro piacimento. L'analogia è questa qui. Finora per fare un OGM io dovevo prelevare qualche cosa, qualche parola da un testo. Immaginiamo di avere due word processor aperti e io nel mio file voglio scrivere la mia piccola casa e in questo momento ho scritto la mia bella casa. In un altro file ho il testo e compare la parola piccola. Allora io cosa posso fare? Io posso andare nel secondo file, selezionare la parola piccola, tagliarla, poi andare nel primo file, selezionare la parola bella, toglierla e inserire dentro la parola piccola. Questo è un OGM, io ho prelevato qualche cosa da un altro file e l'ho inserito nel mio file. E questo trasferimento, questo copia e incolla, questo tagliare e cucire tra file diversi, tra genomi diversi, che è regolamentato. Non è la modifica genetica in sé che viene regolamentata, ma il modo con cui viene effettuata. Quello che fa l'editing invece è andare direttamente, come farei esattamente con un word processor, vado col cursore nella parola che io voglio modificare, col cursore cancello le lettere che non mi interessano e riscrivo quello che invece mi interessa. Ovviamente il risultato in questo caso è lo stesso, ma dal punto di vista regolatorio è completamente diverso perché io non ho fatto il copia e incolla da un altro organismo a questo. Io ho modificato, come potrebbe avvenire in natura spontaneamente con una mutazione, il genoma. L'articolo di Doudna e Charpentier è del 2012, ma già 1, 2, 3 anni dopo il numero di articoli scientifici che sfruttano questa tecnica per le cose più disparate è veramente esploso esponenzialmente. Tanto è vero che nel 2015 le due riviste scientifiche probabilmente più importanti al mondo, che sono Nature
e Science hanno dedicato a questa scoperta una copertina chiamandola l'innovazione dell'anno, perché sarà una cosa veramente sconvolgente, probabilmente non solo dell'anno ma anche del secolo. Che cosa sconvolge dal punto di vista regolatorio? Beh, due cose. La prima è che costa veramente pochissimo. Già ci sono su alcune piattaforme di crowdfunding dei piccoli kit per fare l'editing con la CRISPR a casa, o meglio in un laboratorio attrezzato. Questi kit costano meno di $200, per cui potenzialmente se uno ha a disposizione un po' di attrezzatura può effettuare alcuni tipi di manipolazioni. Ma dal punto di vista della regolamentazione, quello che veramente è sconvolgente e sconvolgerà è che questo tipo di biotecnologia non lascia traccia. Se io oggi in un laboratorio produco un OGM, nel nuovo genoma, nel nuovo organismo, lascio delle tracce. E questo perché normalmente, oltre al gene che mi interessa trasferire, che dona per esempio, non so, la resistenza a un insetto, io trasferisco anche altre sequenze che mi servono. Inserisco quello che si chiama un costrutto. E questo può essere fatto con qualche cosa che sta all'inizio, il promotore, qualche cosa che sta magari alla fine, altri geni ausiliari che mi permettono di selezionare in laboratorio le piante o le cellule che sono state veramente trasformate e così via. Il punto è che avendo altre informazioni oltre al gene inserito, io in laboratorio posso effettivamente regolamentare, posso verificare se un certo alimento, se una certa pianta è stato effettivamente modificato con queste tecniche. L'editing, tra cui appunto la CRISPR è l'ultima arrivata, ma è quella ormai più utilizzata, ha il grosso vantaggio che non lascia traccia. Dal punto di vista di chi analizza un prodotto, la CRISPR non lascia alcuna traccia. È, diciamo, indistinguibile da una mutazione casuale che può avvenire e ne avvengono continuamente in natura. Per cui se io domani nel mio laboratorio modifico i limoni per farli diventare viola e produrre delle antocianine e produco un limone viola, io potrei teoricamente farlo per esempio per via transgenica, producendo un OGM. Io posso prendere il gene o il gruppo di geni che produce il colore viola delle antocianine dal mirtillo e inserirlo dentro un limone e domani mi trovo un limone viola, ipoteticamente. Avendo trasferito un gene in questa maniera, il limone viola, questo ipotetico OGM, sarebbe assolutamente regolamentato e quindi probabilmente, almeno in Europa, non vedrebbe mai la luce. Se io invece mi sveglio e domani spunta un limone viola per mutazione naturale nel giardino, beh, io posso senza nessun problema commercializzarlo e utilizzarlo e nessuno mi potrà dire niente. Non è un OGM perché non ha dentro all'interno i segnali del trasferimento genico. Il punto è che io adesso posso farlo, per esempio, con queste tecniche. È un esempio puramente ipotetico, ma per darvi l'idea della dirompenza di questa tecnica. Io posso farlo e posso produrre un limone che produce antocianine, quindi diventa viola, senza lasciare alcuna traccia. Posso prenderlo, piantarlo e dire: guardate, io l'ho trovato nel mio giardino. E nessuno può, andando a analizzare il genoma di questo limone, scoprire che io ho fatto questo tipo di modifiche. E quindi, diciamo, automaticamente sfugge alla regolamentazione e, se vogliamo, al controllo politico, a cui invece sono sottoposti gli OGM che tanto fanno discutere e hanno fatto discutere negli ultimi anni. In questo momento a Bruxelles c'è una discussione che ormai dura da anni, perché sono anni che si sono sviluppate queste tecniche di editing, le cosiddette new breeding techniques. Queste nuove tecnologie non sono normate. La direttiva europea non ha nulla da dire su queste nuove tecnologie perché non erano previste. Come vi ho detto, la legislazione regolamenta solamente il modo con cui io vado a fare una modifica, non la modifica stessa. Tanto è vero che ci sono, per esempio, in commercio delle piante che resistono a dei diserbanti, questa di solito è la bestia nera di molte persone, molti ecologisti, che però, siccome non sono state ottenute per via transgenica, ma con altre biotecnologie, non ricadono nella regolamentazione degli OGM, non sono chiamati OGM, tutti noi ce li abbiamo in casa e nessuno si preoccupa. Quindi, poiché la legislazione attuale non regolamenta questo nuovo tipo di tecnologia, che non esisteva all'epoca, siamo letteralmente nel Far West. Allora, la battaglia che c'è adesso in Europa è questa. Da un lato alcuni paesi e alcune associazioni dicono no, le nuove tecnologie saranno pure nuove, ma comunque fanno delle modifiche genetiche piuttosto pesanti e quindi dobbiamo considerare degli OGM a tutti gli effetti. Un altro gruppo di paesi e anche altre associazioni dicono:
No, dal punto di vista scientifico sono indistinguibili dalle mutazioni che possono avvenire in natura. Se io posso mettere in commercio un limone viola che trovo domani nel mio orto, perché non dovrei poter mettere in commercio con le stesse regole lo stesso limone viola che però io ho fatto con una mutazione all'interno del mio laboratorio? Voi capite che la questione in realtà non è scientifica ma è politica, ed è per questo che ormai da un po' di anni si sta discutendo a Bruxelles ma non se ne viene a capo. Tuttavia c'è stato un piccolo capovolgimento di fronte, perché se prima tutti erano contrari agli OGM, adesso per esempio si cominciano a fare dei distinguo, come sarebbe corretto fare, andando a vedere caso per caso i vari prodotti. E quindi per esempio Greenpeace si è già dichiarata dicendo che no, assolutamente, anche l'editing è il male e noi continueremo a andare a fare le nostre pagliacciate con la tuta bianca perché siamo contrari. Altri però che prima e anche adesso sono tuttora contrari agli OGM tra virgolette classici, sono invece possibilisti o addirittura hanno fatto delle dichiarazioni positive per quel che riguarda queste nuove tecnologie. Si potrebbero utilizzare, ma già c'è qualcuno che ci sta provando, per ridurre l'impatto per esempio dell'utilizzo dei sali di rame in viticoltura, perché il rame è un metallo tossico, viene utilizzato sia nella viticoltura convenzionale sia nella viticoltura biologica e anche in altri campi dell'agricoltura. Questo ha fatto sì che appunto alcune dichiarazioni a favore, per esempio io l'ho sentite direttamente da Slow Food, ma lo stesso ministro Martina ha fatto delle dichiarazioni in questo senso. Lui ha promesso che in sede europea voterà a favore di una non regolamentazione dell'editing. Tuttavia questo rischia di essere totalmente inutile come discussione, perché come vi dicevo, anche nel caso peggiore in cui si voglia regolamentare in modo molto rigoroso queste nuove biotecnologie, poiché non c'è modo di analizzare un prodotto che è stato editato, come si fa a per esempio impedire che un prodotto che è stato sviluppato all'estero una volta che viene importato, come facciamo noi a bloccarlo? Questo si fa per esempio regolarmente con del riso. Esiste del riso sperimentale OGM che viene utilizzato in Cina, non è ancora in commercio ma a quanto pare era talmente appetibile per alcuni risicoltori che hanno cominciato senza autorizzazione addirittura a coltivarlo. Comunque questo ogni tanto si ritrova nelle importazioni di riso dalla Cina, però poiché un OGM lascia, come ho detto, la traccia nel genoma, viene identificato e normalmente viene bloccata la sua diffusione nel mercato interno. Ma se domani davvero qualcuno produce un limone viola con l'editing e ce lo importa, noi cosa possiamo fare? Noi possiamo anche dire non lo vogliamo, ma non abbiamo modo di verificare e di distinguere le mutazioni naturali che pure continuano ad avvenire da quelle invece ottenute tramite queste nuove biotecnologie. Se voi adesso vedete per esempio al supermercato dei cavolfiori arancione, sappiate che sono frutto di una mutazione genetica che è avvenuta spontaneamente nel 1970 in Canada, cioè l'altro ieri. Oppure il pompelmo rosa è frutto di alcune modifiche genetiche che sono state fatte sottoponendo dei semi di pompelmo molti anni fa a delle radiazioni, magari ne parleremo in un altro video. Non c'è nessun tipo di regolamentazione sul pompelmo rosa, perché non sono considerati OGM. Quindi il fatto che non sia identificabile, unito al suo basso costo e alla facilità con cui si può fare questo tipo di modifiche, anche solo in campo vegetale, creerà veramente un gran sconquasso. Per esempio, negli Stati Uniti è già stato prodotto uno champignon che non annerisce più. Queste tecniche sono state utilizzate per spegnere il gene che produce la polifenolossidasi e che quindi porta all'annerimento del fungo una volta che viene tagliato. Questo già succede per esempio con una mela che è stata prodotta in Canada, la mela Arctic. A questa mela con le classiche tecniche di ingegneria genetica è stato spento il gene che la annerisce. Questa mela è un OGM a tutti gli effetti perché è stata utilizzata per ottenere questo tipo di modifica la tecnica dell'ingegneria genetica. Nel caso invece di questi funghi no, ma è stato utilizzato l'editing e quindi a tutti gli effetti è indistinguibile da una mutazione che avrebbe spontaneamente. Gli Stati Uniti hanno già dichiarato, in questo caso ma anche in altri casi, che questo tipo di prodotti non è considerato OGM e quindi possono essere immessi sul mercato, sottoposti alle regole di qualsiasi altro nuovo prodotto che viene immesso sul mercato. Cosa succederà in Europa? Non lo sappiamo dal punto di vista politico, ma rischia davvero di essere totalmente irrilevante.
A me piace fare un paragone, scusatemi se è un po' retro, un po' vintage, con quello che è successo negli anni 70. Io ero un ragazzino e sappiate che negli anni 70, all'inizio degli anni 70, voi accendevate la radio e trovavate praticamente solo la Rai. Oppure, se andavate in AM, trovavate altre stazioni, magari straniere o qualche cosa, Radio Monte Carlo per esempio, ma non c'era tutta quella enorme quantità di trasmissioni radio e di emittenti radio che ci sono adesso. Sappiate che era illegale trasmettere il segnale radio. Tutte le emittenti radio dovevano essere sotto lo stretto controllo statale, quindi sotto controllo politico. Beh, negli anni 70 però il costo degli apparecchi di trasmissione e la voglia di molte persone di far sentire la propria voce, anche solo per trasmettere della musica, oppure per trasmettere cose che la Rai si rifiutava di trasmettere o censurava, e quindi sfuggire al controllo politico, la Rai è sempre stata, lo è tuttora, sotto stretto controllo politico, hanno cominciato a nascere delle emittenti radio locali assolutamente illegali, perché non avevano l'autorizzazione. E ogni tanto, quando sbucavano, lo Stato mandava i carabinieri, mandava la polizia postale, non so cosa fosse all'epoca, e comunque per bloccare e chiudere e sigillare le installazioni, che però potevano davvero essere chiuse in una stanza di un appartamento. All'epoca si chiamavano radio libere. So che fa ridere adesso perché siamo nell'epoca in cui chiunque può mettersi a trasmettere, chiunque può far sentire la propria voce così come faccio io attraverso YouTube, però all'epoca era così. Si chiamavano radio libere perché non avevano nessun tipo di autorizzazione, non erano sotto il controllo e chiunque poteva far sentire la propria voce. Perché faccio questo paragone? Perché erano veramente impossibili da bloccare. Tanto è vero che nel giro di pochi anni lo Stato ha mollato l'osso e ha lasciato il permesso ai comuni cittadini di poter far sentire la propria voce. E secondo me succederà la stessa cosa qui. Ci sarà sicuramente chi cercherà di regolamentare l'editing, così come adesso alcuni politici un po' miopi cercano di regolamentare internet, che però è intrinsecamente, almeno in larga parte, non regolamentabile. Qualcuno potrebbe già aver fatto un limone viola e magari sta andando a registrarlo dicendo che è sbucato all'improvviso un limone viola nel proprio giardino e desidera metterlo in commercio, così come è successo, come vi dicevo, col cavolfiore e con tante altre cose. La vera battaglia politica e etica sarà sulle modifiche che si possono fare e che già si stanno facendo agli embrioni, perché questa è una tecnica potentissima e in teoria potrebbe essere, si spera, utilizzata per curare ad esempio alcune malattie genetiche. Vi invito caldamente, se vi interessa il tema, ad andare a vedervi il filmato della diretta che Alessandro Tavecchio ha fatto sul canale Link for Universe qualche settimana fa. Vi metto il link in descrizione. Sta per uscire un libro, se volete leggete qualche altro articolo divulgativo che è stato pubblicato sulle scienze, anche di quello ve lo metto in descrizione. Come diceva qualcuno, viviamo in tempi interessanti. Vi saluto, o meglio, come al solito, io e Peter vi salutiamo. Sono andato un bel po' lungo questa volta, ma ci tenevo a raccontarvi qualche cosa, non tanto sulla tecnologia in sé, ma sulle sue prospettive e sul suo carattere dirompente. Potete fare tutte le domande che volete qui sotto e cercherò di rispondere in uno dei prossimi video, e arrivederci ad un prossimo video.